Cari amici, benvenuti sul canale e benvenuti a questo nostro nuovo video. Oggi vi porto con me in giro per la Campania, faremo alcuni spot sia in mare che in acqua dolce. L'obiettivo di oggi è farvi vedere qualche nuovo spot di pesca, tentare a catturare qualche bel pesce e con l'occasione proveremo anche una delle ultime vetture realizzate dalla Stellantis Fiat, la Grande Panda. Quindi venite con noi in questo video, speriamo di divertirci, di fare qualche bella cattura e di capire qualcosa in più in merito a questa vettura. Mettetevi pronti che partiamo, andiamo! In questo primo spot ci troviamo in provincia di Napoli, con precisione in costiera sorrentina, e faremo due lanci qui sul porto. Vi faccio vedere un po' l'attrezzatura che utilizzo oggi, le esche artificiali, facciamo giusto qualche piccolo break sulla tecnica, quindi speriamo di bagnare le nostre esche artificiali e che qualche barracuda, che è il target di questa nostra prima sessione di pesca, abbocchi alle nostre esche artificiali. Sono diverse le esche che oggi utilizzerò per questa battuta. Si parte con qualche long jerk per poi passare a qualcosa sia di più corto, sempre Minnov, palettati, ma anche qualcosa di più lungo, come ad esempio qualche Minnov snodato. Diciamo che per quanto riguarda il target, quindi parliamo del barracuda, abbiamo le idee abbastanza chiare in questo spot. I long jerk fanno la differenza. Andiamo in pesca, cerchiamo di approfittare di questo cambio di luce, che il tramonto solitamente è il periodo migliore per insidiare questo predatore. Per quanto riguarda la tecnica di recupero, diciamo che solitamente per il barracuda il recupero lento e lineare, quello che per la maggiore ha dato dei frutti positivi in termini di catture. Tuttavia, trattandosi anche di long jerk, possiamo anche alternare pause, ripartenze, stop e recuperi anche un po' più frenetici per stimolare anche predatori che sono in fervente attività di caccia, oppure
in tante occasioni pesci un po' svogliati che si limitano a seguire le nostre esche artificiali senza mai decidersi a sferrare l'attacco decisivo. Quindi alterneremo solitamente, come faccio nelle mie battute di pesca, recuperi più lenti, lineari, a recuperi più attivi e sincopati, caratterizzati da stop e ripartenza. Mentre faccio gli ultimi lanci a cavallo del tramonto, al largo, vedo qualche mangianza, penso piccoli tunnidi che si avventano, ecco, su branchi di alici, sardine, acciughe. Il tramonto è sempre uno dei migliori momenti della giornata per la pesca in genere, lo spinning e non solo. Adesso mi sposto un po' sulla parte più esterna di questo porticciolo, speriamo il colpaccio proprio nel cambio di luce. Questa è la punta del lato esterno al porto ed è comunque un ottimo spot, anzi è quello che preferisco per quanto riguarda la pesca del barracuda e non solo. Qui anche qualche spigoletta potrebbe girare. Eccolo! Un bel pescetto, eh. Mamma, si è slamato giusto giusto. Mamma mia, che fatica! Un bel barra ci è venuto a trovare anche oggi. Bellissimo pesce. Una bellissima giornata di sole e l'occasione appunto per provare questa vettura sia nel percorso cittadino ma anche extraurbano, con anche un piccolo tratto di autostrada.
Nel video di oggi invece ci troviamo ad Alife, siamo in provincia di Caserta, Lago Sistoriccio, e per l'occasione, oltre a farci un giretto con la nostra vettura, facciamo anche un po' di pesca in acqua dolce, vediamo un po' insieme la tecnica di pesca che faremo oggi. Il nostro target sarà la trota, che tenteremo di insidiare con esche ed attrezzature ultralight, una tecnica di recente introduzione di origini giapponesi che comunemente viene conosciuta come trautaria. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky just to. Il vano bagagliaio molto capiente ci permette di stivare con tanta facilità l'attrezzatura da pesca e non solo, valigie e quant'altro. Nell'avventura di oggi ci fa compagnia un nuovo amico, Marco. Salve. Alle prime esperienze con questa tecnica. Faremo insieme, ecco, una piccola sessione molto concentrata di teoria e di pratica. Andiamo a pesca e vediamo cosa ci riserverà questa bellissima giornata oggi. Andiamo. Marco, siamo pronti per questa nuova avventura? L'attrezzatura c'è, macchina a posto, andiamo verso lo spot. Questo è un classico lago fatto apposta per questa tecnica di pesca, la trautaria, dove è consentito utilizzare soltanto esche artificiali rigide, amo singolo senza ardiglione, per il semplice scopo di facilitare il rilascio delle prede una volta catturate. È un lago, come si può vedere, molto popolato da pesci e anche con acqua molto pulita. Un lago che si presta e si è prestato a degli eventi di questa disciplina anche a livello internazionale, per cui oggi abbiamo l'occasione di pescare in uno dei migliori spot per questa tecnica di pesca presenti qui in Campania. Allora, ti spiego brevemente due cosette su questa tecnica di pesca per essere maggiormente efficaci. Iniziamo la nostra sessione con una canna, diciamo, un po' tuttofare, che ci permette di utilizzare sia gli spoon o gli ondulanti, come solitamente vengono chiamate queste esche artificiali, e andiamo a fare dei semplici lanci e recuperi molto lenti, cercando di capire a che profondità si trovano, diciamo, i pesci più attivi, perché i pesci a esserci ci sono. Benissimo. Bisogna solo capire qual è la fascia d'acqua dove sono maggiormente in attività. Poi, oltre la tipologia, la forma dell'esca artificiale che useremo, ti farò, cioè vedremo insieme che sarà anche il colore un po' a fare la differenza, perché molto spesso vogliono un colore più acceso, in altri casi vogliono un colore un po' più opaco, e quindi ecco, è tutto in divenire e sta a noi scoprire queste piccole caratteristiche. Iniziamo con un piccolo spoon. Colore, diciamo, abbastanza scuro, retro nero e avanti nero e verde. Faccio un lancio io, poi ti faccio pescare a te. Stai attento dietro a non prendere le canne. Vieni da qua, vieni. Sì. Mettiti qua. Allora, molto facile. Prima cosa, prendi confidenza con l'attrezzatura che è molto leggera. Poi, una volta lanciata l'esca artificiale, aspetti 4-5 secondi che arrivi in acqua e inizi un recupero molto lento, così, senza andare troppo, diciamo, sulla velocità. In caso fai catture, non
Non ha bisogno della ferrata. non cercare di, esatto, non cercare di ferrare, dammi il guadino, non cercare di ferrare perché altrimenti le slami. E che fai? Una volta preso il pesce lo metti in guadino per suggellare l'avvenuta cattura, poi la fai uscire dal guadino, prendi il releaser, che è questo attrezzo qui dietro, e con, diciamo, la punta di questo attrezzino vai a cercare di intercettare la punta dell'amo col petto verso dietro Qua. e il pesce si rilascia. Non ci facciamo mancare niente, proviamo anche le vibration bait. Eccola! Doppietta? Oltre alla sezione dedicata alla trautaria, al lago Sistoriccio si può fare anche una tecnica di pesca differente, come ad esempio il carp fishing o la classica trota lago. Facciamo quest'ultima mezz'ora di pesca, proviamo a prendere qualche pesce un po' più importante, anche se l'attrezzatura non è quella ideale per fare questa tecnica, però ci proviamo e vediamo se qualche carpetta di buone dimensioni risponde alla nostra insidia. Ferra! C'è? Chiudi un po' la frizione, chiudi! Ti ho detto che sarebbe venuta. Chiudi ancora un po' la frizione. E ora te la devi giocare perché la canna è al limite. Che pescione! Questo non ci va nel guadino. E siamo riusciti a fare anche il big del lago, una bella carpetta ci è venuta a salutare. La mettiamo nuovamente in acqua, ci ha fatto divertire. Come sempre, Lago Sistoriccio regala sempre emozioni, bellissimo spot da visitare per tutti gli amanti della natura, della pesca e della vita all'aria aperta. Ora ci aspetta il viaggio di ritorno, dopodiché vediamo i chilometri percorsi e la percentuale di batteria residua nella nostra grande Panda. Andiamo! Cari amici, siamo giunti alla fine di questo viaggio e anche alla fine di questo video. È stata una bellissima esperienza con questa vettura che sinceramente mi mancherà un poco, però ecco, magari è un arrivederci e non un addio. Chissà che prossimamente non faccio il pensiero di prenderla, di acquistarla. Ringrazio tutti voi per la visione di questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, non vi dimenticate di iscrivervi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti. Da Luigi è tutto, ci vediamo al prossimo video sempre su Planet Spin Fishing. Ciao ragazzi, alla prossima!